Self-destruct sequence will initiate in 60 seconds. All personnel please exit immediately. Self-destruct sequence has initiated. This facility will self-destruct in 5. Siamo giunti al lago di Montreux. 4. Sembra a Ivo, Aigle. 3. Ah. 2. Questa sarà la Drance, è il fiume che ci accompagna dal Gran San Bernardo. 1. C'est ça et les châteaux. Ciao a tutti e tutte, che dirvi dalla Svizzera? È un paese meraviglioso, dove la natura è abbondante, ricca, quasi esagerata, così come i prezzi. Le montagne e i picchi innevati sono dappertutto, ci sono vari laghi, cascate e i vigneti sono sempre presenti lungo la Francigena. La frutta è squisita, è la terra dei dolci, del cioccolato, dei bei castelli, terra di gente felice e accogliente come Alexandre e Gilles. Insomma, questa è una terra di molta ricchezza. La Svizzera è una confederazione di 26 stati, i cosiddetti canton. La Francigena attraversa il canton vallese e il canton Vaud. Nella puntata precedente vi abbiamo raccontato l'impresa di varcare il Gran San Bernardo, sostando nella Douai a Orsier. In questa puntata continueremo a scendere la vallata del fiume Drance fino a Martigny, dove c'è l'incontro con il fiume Rodano. Da questo punto passeremo ad affiancare il Rodano fino a che questo sbocchi nel Lac Léman, o lago di Ginevra. Ma prima passiamo per la bella cascata di Vernayaz, la cascata della Pissevac. Poi prendiamo la ciclabile che affianca l'autostrada per arrivare a Bex, in francese si dice Bé, entrando così nel canton Vaud. Qui già siamo nella zona vinicola dello Chablais e a Aigle iniziamo a vedere i primi vigneti, che sono assolutamente da visitare. In questo punto la Francigena pedonale diventa un insieme di sali e scendi nel bel mezzo dei terrazzamenti dei vigneti. A Villeneuve si arriva al lago dove si prende la ciclabile che passa per il castello di Chillon fino ad arrivare a Montreux, famosa per il suo festival di jazz. Ed eccoci qui, l'8º giorno di viaggio. Oggi siamo distrutti e questo è il piccolo borgo dove siamo restati. Lassù dove ci sono quei 2 finestre aperte erano la nostra camera. La 2 non appena fuori Orsier. Siamo fermati a questo caffè che si chiama La Prairie. Abbiamo avuto un'esperienza fantastica, mangiato bene, un prezzo ragionevole. Buonissimo. Ora riprendiamo. Qua è per i pedoni. Qua c'è un altro livello, bisogna scendere di livello. C'è la ciclabile e in un altro livello ci sono le macchine. Guarda come sono i posti delle macchine. Così sì, è una cosa bellissima. Così come tutte le città nelle Alpi c'è un'abbondanza di acqua, si vede, no? Si può lavare la biscia? Niente male, no? Questa sarà la Drance, è il fiume che ci accompagna dal Gran San Bernardo fino al centro di Martigny. C'è anche una Route 72. Il ponte sulla Drance,
Sempre Martini. '70, sempre che c'è il 70. Che bellezza! È un bel allenamento per la tecnica. La via Francigena in Swiss, nella Svizzera, la Route 70 ci porta a questi posti meravigliosi, sempre nascosti nei boschi, lontani dalla civiltà, dalle macchine, e a volte ci sbattiamo su qualche peregrino, ma non molti, soprattutto qua in Svizzera quasi nessuno. C'è anche un fiume, dappertutto ci sono sempre fiumi. No, 70? Siamo sulla Francigena. No. C'erano due ragazzini salivano. Siamo proprio nella regione già della Lavaux. Tutti i terrazzi sono qui a fianco a noi. Che bella! Che cosa bella da vedere! Ecco, che bellezza! Un posto meraviglioso! Dopo Eigla siamo nel mezzo delle terrazze, eccoci, siamo giunti al lago di Montreux. Che meraviglia! Château et Châtillon, le château du Montreux. C'est ça, et le château du Chillon. Demain, et probablement ça tourner. Siamo a Montreux e siamo